Beppe Campanella, presidente della Società Italiana di Agni Yoga, nonché responsabile del comitato scientifico del convegno L'Umanità e il Cosmo che si terrà presso la comunità di etica vivente nel prossimo maggio 2020. Allora, perché questo convegno internazionale di Agni Yoga? Diciamo subito che questo è il terzo convegno che la comunità organizza sull'Agni Yoga, però è il primo internazionale. Perché appunto, come tu mi chiedi, questa particolare scelta? Perché quest'anno, che ora è già iniziato in effetti, cioè nel 2020, ricorrono 100 anni dall'inizio della trasmissione di questo insegnamento a Elena Rerick. Quindi è una data importante perché da un lato noi vediamo che è un insegnamento abbastanza recente, perché 100 anni non è una data, cioè non è un compleanno così lungo, però è anche, come dire, il riconoscimento che in ogni caso è passato tutto questo tempo e che quindi si sta diffondendo sempre di più questo insegnamento, e allora è internazionale proprio per questo motivo, per fare in modo di incontrarci con amici che fanno parte di gruppi in vari punti del mondo e quindi ritrovarci e fare il punto oggi, dopo 100 anni, che cos'è l'Agni Yoga, cosa rappresenta per noi e quale, come dire, futuro possiamo immaginare proprio per l'Agni Yoga. Questo è il motivo fondamentale di questa scelta, proprio di questa data della primavera del 2020. E per questo si è scelto anche un tema su cui focalizzare l'attenzione, che è un tema molto ampio e complesso, l'umanità e il cosmo. Ecco, questo è da dire, questo fatto. Noi ormai sono molti anni che leggiamo, studiamo proprio l'insegnamento dell'Agni Yoga e chiaramente i temi che sono trattati sono tantissimi. E questo tema in particolare del rapporto dell'umanità con il cosmo è un tema che spesso, come dire, passa un po' inosservato, perché fa parte di un testo, un versetto appunto in cui ci sono altri aspetti. E questo ci siamo resi conto a un certo punto che noi avevamo dato precedentemente molta attenzione ad altri temi, come dire, più evidenti, e questo tema invece era passato un po' inosservato. Ma poi, rileggendo con questa maggiore attenzione i versetti dove appunto viene menzionato, ci rendiamo conto che è proprio un tema che pervade un po' tutto l'insegnamento, questo rapporto dell'umanità con il cosmo. Perché? Perché è fatto fondamentale, che dice appunto l'Agni Yoga, che è importante che si stabilisca praticamente questo rapporto sotto forma proprio di una coscienza cosmica che non solo ha il motivo di essere, come dire, un'apertura anche ai mondi lontani, al cosmo in tutta la sua grandezza, ma perché, e questo è il punto fondamentale, questo contatto, questa coscienza cosmica può essere veramente il modo per riuscire ad andare incontro, come tutti credo auspichiamo, a una unità spirituale dell'umanità. Questo è il punto. Dice, proprio l'insegnamento dice se voi volete raggiungere una unità spirituale dovete acquisire preliminarmente una coscienza cosmica. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo detto, ma allora qua una cosa importante, interessante, perché? Perché in effetti noi siamo in un momento in cui l'umanità si trova in una situazione tale di frammentazione, di conflitti, di difficoltà, nonostante tutti i progressi che ci sono stati, per cui aprire una finestra, aprire, come dire, una prospettiva su quella che può essere una cultura della coscienza cosmica significa appunto anche aprire in qualche modo alla possibilità di una futura unità spirituale dell'umanità. E creare quindi questa coscienza cosmica già a livello individuale potrà aiutare l'umanità ad essere utile al cosmo. Esattamente, nella sua anche evoluzione. questo. Avere anche il cosmo come propria casa. Perché? Perché noi sappiamo che chiaramente ci sono in corso tanti tentativi di esplorazione del cosmo
Però ecco, io sono rimasto un po' perplesso quando ho sentito recentemente uno scienziato premio Nobel dire noi non potremmo andare oltre il sistema solare. Ecco, è vero che si capisce attraverso l'Agni Yoga che probabilmente ci sono delle prospettive che ancora su cui non possiamo mettere un'ipoteca. Allora se ne parlerà nel maggio 2020 nel corso di questo congresso internazionale di Agni Yoga. Grazie.